Nel precedente episodio ci eravamo divertiti a percorrere un lungo fuoristrada a tratti fuori di testa, circondati da panorami mozzafiato sulla strada che da Mestia Oshguli ci aveva portato, fino a Tbilisi, dove la musica, la storia e il cibo mi avevano fatto danzare il cuore, insieme a quelle amicizie che quando nascono in viaggio ci restano per tutta la vita. Ero tornata da quell'off-road con la Willys con ancora più voglia di andare fuori strada e così appena rientrata a Mestia mi libero per un giorno dei voletti pesanti e andiamo a fare una prova nei dintorni. Ma ho ancora molto da imparare, prima ancora su strada. No, ma che brutta manovra! Non è facile quando la moto è alta e non ha così tanta esperienza. Ma è leggera, senza voletti. Alla mia destra una replica moderna delle torri Svan della zona. Ebbene sì, anche nella ormai non più remota Mestia hanno costruito un aeroporto. No panico, tutto bellissimo. Se caschi ti lanci fuori dalla moto, fine. Se non c'è il vuoto. Non c'è, ti butti dall'altra parte, solo un imbecille si butta in un posto. Credo che a guidarmi sia... come posso chiamarla? Una cosciente incoscienza? Video! Così! Devo bere! Siamo tutte intere, tenerella. Ormai siamo diventate amiche io e te. Quando mi prende quella cosciente incoscienza, so che posso contare su di te. Butto occhiate verso il basso alla mia sinistra e penso, laggiù non è pieno di calamite. Io non sono seduta su un cubo di ferro. È solo un autoinganno. O forse un motoinganno. No. Riesco. Se c'è una cosa che ho capito è che per guidare una moto bisogna imparare a cadere bene. Ah, le protezioni, ecco cosa servono. Il 99,9% del viaggio sono quasi un fastidio. Bene, amen. È in quel 0,1% che sono ben felice di indossarle sempre. No, ma non riuscivo, guarda che solchi. Ci abbiamo provato. Fine. Esistono davvero gli angeli del viaggiatore. È in marcia forse. Italiano, però. Road? No, no good. Ah, no, good. Ah, for rain. Rain. I try. Sì, ci ho provato e ci proverò ancora nel corso di questo viaggio. Ma ora è tempo di rimontare i bauletti e ripartire. Torniamo in Turchia. In ogni viaggio arriva sempre quel momento in cui raggiungi il punto più lontano dove puoi spingerti. Da lì puoi solo tornare indietro. Il mio è Mestia. Ci sono 6 gradi, Spettacolo. Questa mattina sono partita da Mestia per tornare in Turchia. Non vi nascondo che sono un po' arrabbiata, sono un po' triste. Però una cosa ve la voglio dire. Ieri, quando sono caduta... direi una delle peggiori cadute del viaggio. Invece di girare a destra poi tornate, sono andata dritta proprio. Bene, per la prima volta sono caduta e me ne sono fottuta. Ho passato tutte le cadute, ce ne sono state durante il viaggio, a chiedermi perché un incapace senza esperienza si fosse messa in viaggio. Mentre ieri sì, ci sono rimasta male, non è bello mai cadere, ma mi sono accorta subito che sono caduta perché ho fatto una minchiata. Non ho saputo né non infilarmi nel solco, non ho saputo controbilanciare il peso in un tornante stretto, perciò renderlo troppo stretto, avrei dovuto allargare la curva. Mi sembra una buona idea. Sono caduta, ci sono rimasta un po' di merda. Me ne sono fottuta, che ho capito che sono caduta evidentemente perché non ho saputo fare una cosa, ho commesso degli errori dovuti a inesperienza. Quanti errori ancora farò, consapevole che superarli tutti come voglio sarà una sfida eterna, ma voglio giocarmela perché mi fa sentire viva.
questa cosa mi ha talmente casato che nei prossimi giorni voglio divertirmi per strade assurde. Se cadrò, pace amami, cercherò di fare un'analisi della cosa. Ho ripassato il confine turco tra Georgia e la Turchia. È stato lunghissimo. Lungo. Direzione da Pur-Yeylasi, siamo vicini ai 3000 metri. Yeylasi vuol dire altopiano e in turco. Questi giorni spero saranno una bomba. Dovevo un po' studiare le strade. Non so, è come se sono partita molto appesantita, soprattutto di preoccupazioni, di sicurezza, di paura tantissima. La mia moto scorre piano sulla 526. Però è come se questo è un altro bagaglio che lancio nel fiume. Quanto pare in questa zona fanno rafting. E mentre quei bagagli se li porta via il fiume, le ruote della Tenere scorrono come scorre il tempo, che chiede solo di essere vissuto. Madonna, i cani odiano le moto, tanto pare, i motori in generale. Quello era un ponte? Wow, wow. Siamo a metà strada per l'altopiano, chiediamo come è messa la via al gestore del ristorante e scopriamo che dobbiamo rinunciarci perché la strada è chiusa a causa di una frana. Il castello di Zilkale è un castello medievale costruito nelle ultime fasi dell'impero bizantino, tra il XIII e il XIV secolo, su una rupe a picco sul fiume Firtina, che dà anche il nome alla valle circostante. Penso che non me lo dimenticherò facilmente. Il sorriso di quella ragazza col velo fuori dal castello che mi guarda con un sorriso bellissimo, contenta, so che era una donna con una moto, chissà. Oggi non sopporto proprio stare dietro alla Willis. Si può, madonna che fastidio. Ha lui l'indirizzo dell'hotel e non me lo dà, è una sorpresa mi dice. Allora io rallento per seminarlo e poi ridare gas e lui rallenta per aspettarmi. Effettivamente avrei potuto comunicargli prima il mio piano geniale. Ma non ci credo. Torniamo sul Mar Nero, nella zona di Rize. Si sale, un tornante dopo l'altro, e la vista da quassù è bellissima. Vai, 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 vai. Vai, vai, e siccome io e la Tenere siamo due signore, ti lasciamo immaginare dove. Cristo. A volte penso che se stessi pedalando farei meno fatica. Stiamo andando all'hotel, non avevo idea di questa strada. Wow. L'hotel ha davvero una vista stupenda, il Mar Nero è oggi più blu che mai. Mi ricorda un po' la mia Trieste. Inizio un po' a sentire la stanchezza degli ultimi 40 giorni di viaggio e in più non ho ancora voglia di tornare. Ma restate con me, i prossimi giorni saranno tra i più belli del viaggio. D'ora in poi cercherò di registrare tutte le chiusure dei miei video in moto, così, perché mi piace l'idea che finito il viaggio, in realtà il mio viaggio con le moto è solo iniziato, sarà ancora lungo spero. Grazie, ogni vostro commento, ogni like, ogni condivisione dei miei video mi aiuta tantissimo, per cui vi ringrazio e non smettete mai di farlo. Buoni sogni e tanta bellissima strada per voi tutti. Ci vediamo al prossimo!